Ciao, io sono Sonia. Benvenuti o bentornati. Finalmente ecco un video di Monster Hunter, non vedevo l'ora di farlo. Oggi vi farò vedere come ho costruito la maschera di Utsushi da Monster Hunter Rise. Come al solito, i materiali che ho utilizzato li trovate tutti in descrizione, assieme ai miei pattern sul negozio di Etsy e anche tutti i link che potete usare per sostenere il mio lavoro, come per esempio i photoset su Gumroad, il mio Ko-Fi e il mio profilo Instagram. Per finire vi ricordo gli appuntamenti in live con Do It Nerd o quelli che faccio da sola per spiegare... Stai fermo! Per craftare in compagnia. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche che è molto importante per non perdere i prossimi video. E ora partiamo. Questi sono i pattern che ho fatto e che troverete nel negozio Etsy. Troverete una versione fatta meglio comunque. Iniziamo come al solito con del foam da 5 mm ad alta densità. Trovate il link per acquistarlo in descrizione. Traccio tutte le forme riportando tutte le indicazioni. Molti di questi pezzi vanno tagliati con un'angolazione obliqua, quindi cercate di tenere il taglierino affilato. Mentre tagliate, in alcuni punti dovrete anche variare l'angolazione, quindi procedete con calma. Questi tagli particolari servono a dare la giusta forma alla maschera e sono molto importanti. Inizio a ricomporre il puzzle, mettendo insieme le lettere uguali. Incollo i pezzi con la colla a contatto. Faccio uno strato sottile da entrambe le parti. Poi scaldo le parti con la pistola termica per velocizzare il processo di asciugatura della colla e unisco i pezzi insieme. Ora faccio anche l'altra metà della maschera, specchiando il pattern e unisco insieme le due parti.
Ho usato anche la pistola termica per dare una curvatura migliore in alcuni punti. La pergamena è talmente facile che non vale la pena di spenderci tante parole. Le orecchie vanno fatte con il foam di spessore 2 cm. Se non ce l'avete potete incollare più strati uno sopra l'altro. E quella specie di corno sopracciglio l'ho fatto con il foam da 1 centimetro. Ora segno le parti che andrò a scolpire con il Dremel. Poi inizio a dare una forma grezza anche alle orecchie con il taglierino. Dopodiché ho accorciato la pergamena di un paio di centimetri e l'ho chiusa. Ora con il Dremel sistemo tutte le imperfezioni arrotondando i bordi e vado a scolpire i dettagli. Per lisciare le giunzioni dei pezzi e smussare i bordi utilizzo una punta di pietra. Per togliere più materiale sulle orecchie e sulle sopracciglia uso una punta con la carta vetrata sopra perché toglie più materiale e mi fa risparmiare molto tempo. Come vedete con il Dremel ho fatto tutti questi dettagli. Ora i pezzi hanno un aspetto decisamente migliore. Ho fatto anche qualche taglio qua e là. Incollo le orecchie sempre con la colla a contatto. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate tutti gli attrezzi e i materiali che sto usando. Ora, per sistemare i punti in cui ci sono delle fessure, le riempio con il Quick Seal, uno stucco elastico perfetto per il foam. Con le dita bagnati liscio lo stucco per uniformarlo alla superficie. Dopo qualche ora si è asciugato e posso procedere con il fondo per la pittura. Ma prima incollo le sopracciglia. In questa parte potete scegliere se attaccare le sopracciglia successivamente averle colorate e aggiungere anche dei dettagli in rilievo, come per esempio qui e sul naso, o anche qua, che io non ho fatto. Il primer che utilizzo come fondo è il Flexbond. Lo applico con un pennello morbido e piatto. Faccio 2 strati non diluiti e molto abbondanti, aspettando che tra uno strato e l'altro sia asciutto. Ora che il fondo trasparente è asciutto, posso procedere con il colore.
Siccome i colori che devo applicare sono molto chiari, applico una base con l'acrilico bianco. Così i colori che metterò dopo sopra saranno più brillanti, ma soprattutto coprenti. Se avessi avuto una base nera non avrebbe funzionato e ovviamente il foam è nero, quindi bianco sia. Il colore non è diluito. Per la pergamena utilizzo un verde scuro e per desaturare il colore lo mescolo con il grigio. Per chi non sapesse cosa significa desaturare, in parole povere è un po' come spegnere la brillantezza e l'intensità del colore. Inoltre, dato che il grigio è composto anche dal bianco, serve a dargli più coprenza, così posso fare uno strato solo. Il verde è un colore tendenzialmente trasparente, per quello lo dico. Ora tengo d'occhio la mia reference per colorare la maschera. Mescolo insieme questi due acrilici, uno celeste e uno verde acqua. Delimito con una matita le parti gialle, in modo da non andarci sopra con l'azzurro, altrimenti i colori rischiano di mescolarsi, data la loro trasparenza. Per le parti gialle mescolo il bianco con l'ocra. Ora che abbiamo i colori di base, procedo con le sfumature. Qui è tutta questione di mescolare i colori non diluiti insieme più e più e più volte. Per le parti gialle invece uso il marrone e il nero molto diluiti e tampono l'eccesso con un fazzoletto per far trasparire la texture. Faccio qualche dettaglio in più con un piccolo pennello. Infine con il bianco e il giallo evidenzio alcuni punti più chiari con il pennello quasi secco. Sulla pergamena aggiungo un po' di sfumature con del verde più chiaro e coloro gli ultimi dettagli. Come avrete notato non ho fatto gli occhi perché ho deciso di usare questo foam semi-trasparente per metterci i LED. Ho colorato di nero intorno alla pupilla in modo da fare in modo che la luce non trasparisse e al centro l'ho lasciata così com'era.
È una cosa che farò in futuro quando avrò tempo e soprattutto è opzionale, quindi voi potete anche colorarli e basta. Poi ho comprato questo spago per le tende, di questo bellissimo rosso, e ho fatto i nodi intorno alla pergamena incollandoli con della colla a caldo. Forse il pincio è eccessivamente grande e pesante, ma non ho trovato di meglio. Ora la incollo alla maschera con della colla a caldo sul retro. Infine ho fatto i dettagli di pelo con questa pelliccia sintetica. Ho tagliato 5 triangolini di dimensioni differenti. Poi ho incollato i bordi piegandoli a metà e li ho attaccati sul retro. Con della lacca li ho fatti più appuntiti e con un pennarello ad alcol ho aggiunto qualche sfumatura grigia. Ed ecco qui il risultato finale. E questo è tutto. Spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Qui sotto trovate tutti i materiali e gli strumenti che ho utilizzato e tutti i miei social se volete andare a seguirmi. Ci vediamo presto!